Ehi, Tiranno Matto qui con un altro episodio nella mia serie di guide Le 10 cose da sapere, oggi su Elden Ring Night Rain. Vi ricordo che se volete comprare una chiave di gioco e allo stesso tempo supportare il mio canale sono diventato partner di Instant Gaming, potete trovare in descrizione il link o scannerizzare il QR code in sovraimpressione. Cercherò di evitare gli spoiler, soprattutto quelli legati alla lore e alla storia dei vari personaggi di Elden Ring Night Rain, ma vi preannuncio già che, data la natura del gioco, la seguente lista di consigli che sono riuscito a mettere insieme tratterà elementi che per alcuni di voi potrebbero risultare spoilerosi. Sappiate che ho fatto del mio meglio per evitarvi spoiler di maggiore intensità, ma se avete bisogno di una guida, tutto quello che vi mostrerò e di cui vi parlerò sarà pertinente alle prime ore di gioco. Bando alle formalità di rito, andiamo dritto al sodo con questa serie di consigli, facendo però prima una premessa. Elden Ring Night Rain non è un classico Soulsborne, è un roguelike e per tale ragione la maggior parte dei tips and tricks che vi sto per elencare non sono sicuramente definitivi. Mi sono sentito di raccogliere un po' di idee dopo più di una dozzina di ore di gioco per cercare di facilitarvi l'accesso al gioco e alle sue nozioni di base, anche per comprendere quelle cose che in classico stile From Software non sono chiarissime, nonostante in questo caso abbiano fatto degli sforzi veramente importanti nel tentare di allargare la player base classica, venendo incontro con delle pagine d'aiuto anche ai principianti ed esterni al genere. Diamo dunque un'occhiata a come funziona Night Rain, partendo dal primo argomento da conoscere. Che personaggio giocare? Allora, prima di tutto daremo uno sguardo alle capacità passive e abilità attive. Mi sono preso la briga di preparare delle slide, vi invito a fare degli screenshot in cui presento tutte le armi divise per scaling di caratteristica con le statistiche preferite per ogni personaggio e la sua classe. Il selvaggio potrà ingannare la morte una volta partita, avrà a disposizione un grab per avvicinarsi ai nemici o per avvicinare i nemici a lui e la suprema è un'esplosione di fuoco ad area che aumenta tantissimo anche il danno alla postura. Questa è la slide dove vedete divise in ottimale e decente la scelta di tutte le armi. È una classe estremamente bilanciata che va a beneficiare di un po' di tutto, è perfetta per il solo play, io ve la consiglio per imparare a giocare, non per nulla era appunto la classe del tutorial. Prendete pure uno screenshot e consultate con calma, potrebbe tornare utile per le run in futuro. Il guardiano è il tank, infatti potrà beneficiare molto di più degli scudi, avrà molta AOE da parte di Turbine e la picchiata che è fondamentale per fare pulizia e aumentare lo stagger. Qui potete vedere che è quello che preferisce gli scudi, la vita, la forza, insomma il tank perfetto, non c'è molto altro da aggiungere. Occhio di falco è una passiva che aumenta il drop degli oggetti, marchio che è un dash, uno scatto che va a marchiare il bersaglio e colpo singolo in realtà fa un sacco di danno splash sul bersaglio come suprema. Come potete vedere è un arciere che preferisce tantissimo destrezza ed arcano. Volendo si può giocare anche dual wielder o con qualsiasi altra build sanguinamento che vi viene in mente, scartando l'arco, a vostra discrezione. Il giustiziere avrà risolutezza come passiva che ci va a potenziare dopo aver subito uno stato alterante. Spada maledetta che è un'abilità che va a deviare i colpi nemici e la forma del crogiolo della belva che ci trasforma rimpinguandoci la vita e facendoci fare degli attacchi pazzeschi. Per quanto riguarda gli oggetti scala tantissimo su arcano e su destrezza, in generale è una classe molto bilanciata e che io consiglio a tutti quelli che vogliono provare l'esperienza in solo play. È un pochino più meccanica e più settaria rispetto al selvaggio, però non per questo meno forte e divertente, anzi ha delle possibilità di build molto interessanti. La reclusa meriterebbe un video guida a parte, considerata la complessità delle affinità elementali. Essenzialmente lei le raccoglie e crea degli incantesimi con la sua abilità. Tant'è che se volete delle informazioni in più su di lei, senza aspettare magari una mia guida, potete andare a consultare il codex, ma di questo ne parleremo più avanti. La sua suprema marchierà causando sanguinamento a tutti i nemici in un'area. Guardando la slide vedete che ha intelligenza e fede con il massimo possibile in caratteristica e in generale è un
Caster è un'incantatrice che può beneficiare sia dei bastoni sia dei sigilli. Il predone è praticamente ora Lu Godfrey, tant'è che tutte le volte che veniamo colpiti potenziamo la rappresaglia, che è tirare un super pugno e potenziare tutti gli attacchi, e come suprema evoca una stele totemica che va a baffare tutti quanti. È essenzialmente un guerriero, un picchiaduro con le armi giganti. Immaginate il bonk quanto possa essere potente in quest'uomo. Vi lascio un altro po' la slide per prendere magari lo screenshot, ma non c'è altro da aggiungere. Avrete notato 8 personaggi invece che 6, magari lo sapete già ma lo voglio ricordare. Comprando la Deluxe Edition o facendo l'upgrade al costo di 15 euro si ha accesso a 2 personaggi aggiuntivi che vanno sbloccati in gioco. Il primo di essi è la Duchessa. Sarà molto semplice, bisognerà completare la prima spedizione sconfiggendo il primo Signore della Notte. Dopodiché avremo un oggetto, un orologio, da consegnare alla sacerdotessa. Vi evito gli spoiler, godetevi poi la cutscene, questo sbloccherà la prima delle 2 nuove classi, fondamentale per arrivare anche allo sblocco della successiva. Però prima andiamo a vedere un po' come si comporta la classe della Duchessa. È tutta strutturata attorno alla mobilità e le armi leggere. L'abilità replica permette di ripetere le azioni per ferire i nemici, quindi raddoppiare il nostro danno eseguito. La suprema invece permette di occultare tutto il gruppo. A livello di affinità di statistiche è più propensa all'intelligenza, con buona destrezza e buona fede, per build che puntano tutto sull'ibridazione. Quindi sbizzarritevi con la Duchessa perché tutto può funzionare, è un po' un supporto assassino, se possiamo definirla in una categoria. Soltanto una volta che avremo sbloccato la Duchessa, dovremo comprare la cornice sporca al bazar per poter iniziare lo sblocco dell'ultima classe, quella della rediviva. Dovremo poi interagire con un fantasma che sarà comparso solo dopo l'acquisto della cornice e affrontare la sfida di cui non vi voglio spoilerare assolutamente nulla. Una volta che avremo terminato, la classe della rediviva sarà disponibile. Probabilmente la più meccanica dopo la reclusa, la rediviva gioca tutto di minion, di evocazioni, perché è una negromante e le sue abilità andranno a rispecchiare questa sua caratteristica, a parte la suprema che la farà diventare immortale assieme a tutta la sua squadra. Con la sua abilità potrà scegliere fra 3 fedeli servitori, fra molte virgolette, da summonare, da evocare ogni volta. Ha altissima fede, decente arcano, decente intelligenza e molto alto mana, punti azione. È una classe magica fatta e finita, tenetelo a mente quando decidete di sceglierla. Inoltre non sono sicuro, azzardo, che non sia proprio il massimo in solo play, non l'ho ancora provata. Anche se non sono entrato nel dettaglio di ogni personaggio e la sua classe con tutte le armi, spero che questa piccola overview su tutte le scelte vi sia stata d'aiuto. Passiamo alla seconda cosa da sapere. Il nostro hub, base operativa dir si voglia, è la Rocca della Tavola Rotonda, una versione alternata perlomeno. Qui avremo accesso a un insieme di opzioni prima di entrare nel mondo di gioco e ripetutamente fare mappa dopo mappa per esplorare più nello specifico la storia dei personaggi e, cosa più importante di tutte, accedere al Codex. Hanno integrato una serie di aiuti visivi e testuali per spiegare tutte le meccaniche di gioco senza lasciarne indietro nessuna. Io vi consiglio fortemente di utilizzare questo strumento, soprattutto per quanto concerne la lettura dei luoghi di interesse all'interno delle mappe di gioco. Sia nel caso di veterani sia nel caso di neofiti c'è tanto da capire su Night Rain e la lettura di questo codex non la ritengo facoltativa. Perlomeno, se volete complicarvi la vita, andate completamente blind, ma non è una scelta saggia. Ve lo dimostrerò il perché andare alla cieca non è l'opzione migliore, fra qualche consiglio però, non subito. Mi collego al prossimo e terzo consiglio utile di cui vi voglio rendere a conoscenza, parlando sempre delle opzioni che abbiamo all'interno della minimappa della Rocca della Tavola Rotonda, che ci permettono di teletrasportarci direttamente ai luoghi di interesse. E nello specifico dei luoghi di interesse voglio parlarvi del diario delle rimembranze. Una volta terminata la nostra prima spedizione, infatti, si sbloccherà questa scrivania con tanto di diario. Avremo un pop-upino che ci parlerà delle rimembranze parziali e di come, spedizione completata dopo spedizione completata,
ogni personaggio avrà accesso a un nuovo ricordo. Tali ricordi sono principalmente delle voci nel diario, scritte, ma, cosa fondamentale, alcune saranno rimembranze da giocare e saranno fondamentali per comprendere la storia del personaggio e sbloccare degli oggetti specifici a quel personaggio, non dico potentissimi, ma molto utili. Anche qui non vi voglio fare spoiler, cercherò di mostrarvi il giusto senza contesto, in ordine sparso, giusto per rendervi partecipi di come più o meno questa meccanica è stata integrata all'interno dell'esperienza di gioco. Faccio una piccola nota a margine, capiremo se saremo all'interno di una rimembranza se nella rocca della tavola rotonda il nostro schermo sarà annebbiato. In tal caso potremo partire per una spedizione e fare questa missione secondaria disponibile solo se il ricordo non viene posticipato. Quarta cosa da sapere, l'esplorazione, sempre fondamentale in tutti gli RPG, anche qui ma in maniera differente. Bisogna fallire per imparare in classico stile Dark Souls, Souls-like, Soulsborne, come la volete mettere. I giochi From mantengono sempre la stessa filosofia e Night Rain non è da meno, pur essendo un roguelike. Cosa intendo dunque? Andiamo in solo play ad esplorare la spedizione, ad esplorare la mappa di gioco. I giocatori di Elden Ring avranno ben presente Limgrave, ma attenzione, la mappa è comunque una Limgrave differente, tutta da riscoprire e da reimparare. Per questo io dico, andiamo prima in solo, andiamo, falliamo, perdiamo, per scoprire. Essendo un gioco molto incalzante, con dei tempi suoi che vanno rispettati, l'unico modo per non creare del danno facendo griefing ad altri due giocatori, perdendo a ripetizione e peggiorando l'esperienza di gioco anche agli altri, io ritengo che il modo migliore sia andare da soli a fallire. Solo così potremmo esplorare, capire meglio dove trovare determinati oggetti e dunque prendere familiarità con un titolo che è simile sia al predecessore, ma al contempo unico. Il quinto consiglio riguarda la sua unicità nel ciclo giorno-notte. Su questo voglio battere il ferro perché è una meccanica di gioco fondamentale. Durante la prima giornata dovremmo assolutamente provare a livellare, prendere esperienza gradualmente per affrontare la prima notte. Il cerchio della marea notturna, questa pioggia infuocata nell'oscurità che consuma tutto, non farà che restringersi sempre di più con il passare del tempo. Rimanere fuori dal cerchio e quindi venir consumati dalle fiamme blu della marea notturna significherà prendere un danno nel tempo. La nostra vita diventerà violacea, giusto a raffigurare il fatto che saremo consumati. Quindi non è che moriremo istantaneamente, potremo terminare un confronto, un'esplorazione al limitare della marea notturna, ma sarà molto rischioso e non sempre fattibile. Quindi cercate di pianificare da soli o in cooperativa tutti i passi da fare all'interno della mappa durante la giornata. Sarà questo ritmo incalzante che trasformerà il giorno nella notte a segnare la nostra progressione in mappa. Dovremo infatti al crepuscolo raggiungere l'ombra dell'albero madre e sarà sotto le sue frasche che dovremmo affrontare il boss la prima notte e la seconda notte, con una difficoltà crescente. Attenzione perché in questa fase, durante questi combattimenti, se si morirà e non ci sarà possibilità di resuscitare noi stessi o nel caso di una cooperazione anche gli altri, perderemo e la spedizione terminerà. Prima di arrivare al confronto con il Signore della Notte, quindi di tutta la spedizione, dovranno passare 2 giornate e 2 notti in cui dovremo sopravvivere battendo tutte le avversità e accumulando potere per lo scontro finale. È proprio il ciclo giorno-notte a portarmi al sesto consiglio da darvi. Considerate il ritmo di gioco e la rotta in mappa per ogni spedizione. Ogni boss avrà dei punti deboli, a un elemento, a un tipo di danno e in mappa avremo tantissime possibilità di ampliare il nostro armamento e potenziare il nostro personaggio gradualmente. Non abbiate fretta di affrontare subito un boss vagabondo per ottenere quel bonus. Cercate di organizzare progressivamente una strategia di gioco, che siate da soli o accompagnati da altri 2 pre-made o con 2 random, questo sarà possibile. Posso consigliare
consigliarvi, se non avete intenzione di studiarvi voi stessi, una rotta specifica per mantenere il ritmo incalzante nella raccolta presso le chiese di Marica delle Ampolle, nei villaggi e nelle miniere delle pietre da forgiatura per aumentare il livello di equipaggiamento, oppure per trovare segreti dagli eventi, eccetera, di cui vi parlerò più avanti, considerate l'opzione di controllare online il meta, che è una cosa che non sempre piace ed è discutibilissimo, certo, eppure considerata la competitività e la necessità di ottimizzazione del ritmo di gioco, perché dovremmo stare noi ai tempi di Elden Ring Night Rain, non viceversa, è un'opzione quasi scontata da considerare e che mi sembrava giusto ricordarvi. Inoltre, prima di concludere la questione di ritmo e rotta, vi ricordo che sempre nel codex si potrà andare a controllare il recap di ogni singola partita una volta che l'avremo conclusa, per capire dove siamo andati, con che tempistiche, cosa avremmo potuto fare meglio. Non è un replay vero e proprio, ma penso sia molto più utile in questo formato per capire ogni volta cosa abbiamo sbagliato e dunque migliorare. Mi piace la conseguenzialità dei consigli e quindi, rimanendo in tema di miglioramenti sugli errori, la gestione del loot è fondamentale su Night Rain, non solo per noi stessi, ma specialmente per la nostra squadra nel caso in cui non giocassimo da soli. Nel nostro inventario potremmo portare fino a 6 armamenti, 3 sulla mano destra, 3 sulla mano sinistra e 2 talismani. Partiamo dai talismani, che si possono trovare uccidendo gli scarabei. È abbastanza importante andare a caccia di scarabei e noto che molto spesso le persone li evitano. Non capisco perché, si sente anche il sound effect di uno scarabeo che indica che è qui di fianco, quindi è da questi dettagli che si capisce quanto profondo sia Night Rain e quanto in realtà dovreste cercare di correggere gli errori della vostra squadra, dovreste accorgervi di queste piccolezze quando giocate da soli. Fondamentale è anche saper riconoscere durante la progressione a quali chest fermarsi. Infatti non tutte conterranno buoni oggetti, tipo quelle di legno, che avranno più che altro dei consumabili al loro interno. Non ignorate i consumabili, certo, ma per gli upgrade ci sono dei luoghi specifici, come per esempio i mercanti nei villaggi. Qui troveremo dei banchi da lavoro e presso il mercante potremo comprare una pietra della forgiatura, che potremmo altrimenti ottenere anche nelle miniere abbandonate dall'ultimo boss, o nel cuore del vulcano nel cambiamento relativo di mappa. Con le pietre potremmo aumentare il nostro livello dell'equipaggiamento di rarità, che è diviso in comune, magico, raro e leggendario. Molto classico, grigio, blu, viola e arancione dorato, perché siamo su Elden Ring, diciamo dorato. Gli oggetti aumenteranno di potenza a seconda dell'affinità con una caratteristica. Gli oggetti inoltre avranno tutti un livello minimo necessario per l'utilizzo, che non ci preclude però di usarlo anche alla bene meglio, non beneficiando delle abilità uniche dell'oggetto o facendo tutti i danni possibili. Però attenzione, perché le abilità passive degli oggetti, anche se non le abbiamo in mano ma sono presenti in inventario, contrariamente ad Elden Ring, si applicano a tutto il personaggio, tranne quando bordati di rosso. In tal caso bisognerà averli equipaggiati. Ritengo degna di nota la meccanica degli effetti passivi, però in co-op, per quanto sia stuzzicante mantenere un effetto passivo, considerate di dare a un vostro collega l'arma della sua classe, un'arma che lui userebbe meglio di voi. Ottava cosa da sapere, che riguarda sempre gli oggetti ma in un senso più ampio, le risorse. Fra i consumabili, che si trovano ovunque e che io vi consiglio di spammare alla prima occasione perché ce ne saranno veramente tantissimi in tutta la mappa, il potenziare l'armamento, come si era già detto, secondo me è abbastanza importante, non sempre fattibile, però quando ci riuscite investite la risorsa per l'arma con il moveset che vi piace di più fra quelle che avete a disposizione, soprattutto prima del confronto con il Signore della Notte della spedizione. Usate i mercanti, ce ne sono veramente dovunque e le vostre rune, ok, le volete conservare, è giusto saper usare nel momento corretto una risorsa, anche spendere le rune per il level up,
considerato che ci sono 15 livelli e che nella maggior parte delle run più o meno, se non si commettono troppi errori, si arriverà al livello 15, le altre rune, nell'ottica delle migliaia, se le conservate non succede niente di positivo, piuttosto per facilitarvi e velocizzarvi la vita durante la spedizione, spendete quando possibile. E per concludere l'argomento risorse, fondamentale saper usare anche tutte le piante, gli attivabili che sono sparsi nell'interregno, che ci curino alterazioni, tutti gli effetti di stato, punti vita, punti azione, vigore, od offensivi come per esempio degli spettri che attaccano qualsiasi nemico attorno a noi. Fanno la differenza e quindi non scordiamoci di utilizzare queste risorse quando disponibili. Nona cosa da sapere: i tipi di boss. Quali sono? Che eventi ci sono in mappa? Che segreti possiamo scoprire? È un argomento complesso, di cui io non posso fornirvi il 100% di chiarezza ancora, perché bisognerebbe veramente affondare le mani in Night Rain. Posso dirvi però questo: i boss sono divisi in quelli vagabondi che percorrono la mappa e che vengono segnalati dalla seconda notte in poi, anche se potremmo provare ad affrontarli prima, cosa che non consiglio nella maggior parte dei casi perché si rischierebbe solo di perdere dei livelli e rallentare la run. Ci sono anche altri tipi di boss, quelli fissi nei luoghi di interesse, che attenzione non sono per forza sempre gli stessi perché la mappa è soggetta a cambiamenti, però di questo ne parleremo fra un po'. Inoltre ci sono i boss della notte, attenzione, non il signore della notte ma quelli di ogni specifica notte, che gradualmente diventano sempre più difficili a seconda del tipo di spedizione e del giorno stesso. La prima notte è più facile della seconda notte e il signore della notte, l'ultimo tipo di boss, è il più impegnativo, e ognuno di questi boss, 8 in totale, piccolo spoiler, avrà un punto debole specifico che nella fase di scelta della spedizione nella rocca verrà identificato subito nella descrizione del boss. Inoltre in mappa, come anticipato, possono accadere degli eventi. Alcuni di essi sono estremamente antipatici, tipo questo, che vi spoilerò con piacere perché dovete essere sicuri che quando c'è o lo evitate o lo affrontate alla vostra massima potenza, perché è un dito nel cosiddetto. Ciò nonostante, la maggior parte degli eventi vale la pena di essere completata, così come le galere alle quali potremmo accedere con le chiavi di pietra. Tutti gli eventi e i boss secondari possono tornare molto utili perché gli effetti passivi dati a ricompensa al loro completamento sono forti. Inoltre ci sono un sacco di segreti che sono legati anche alla progressione, quindi il mutamento della mappa di gioco, e da qui mi collego per l'ultimo consiglio. Va da sé che essendo un roguelike è fondamentale parlare di progressione e game loop. In questa versione distorta dell'interregno The Lands Between, Limgrave si chiama Limveld ed è estremamente soggetta a costanti mutamenti durante la progressione, che vanno a cambiare i luoghi di interesse principali, che sono 4 al momento: il cratere, la vetta, la foresta marcescente e la città nascosta di Noclateo. Per far evolvere la mappa e quindi anche accedere a nuovi boss, a nuovi potenziamenti e segreti unici durante la progressione, dovremo completare spedizioni oppure dormire. Io sconsiglio appunto di dormire, ma consiglio di continuare la progressione fino a che non cambierà la mappa di gioco. Tra una spedizione e l'altra, parlando di progressione, sono fondamentali il bazar, dove possiamo comprare per ogni eroe una pietra rituale specifica, più tutte le coppe per aumentare, cambiare, variare i nostri rituali, le emote che vabbè non sono utili alla progressione ma ok, come anche il guardaroba ma è un altro discorso, ed appunto i riti, che sono l'unica vera meccanica di progressione che portiamo da una partita all'altra, perché appunto potremmo mettere dei ricordi, degli oggetti, delle pietre all'interno delle nostre urne per compiere un rito ed avere dei bonus. Ogni personaggio ha accesso fino a 3 urne o calici che siano, di cui uno è condiviso fra tutti. Le pietre in questione sono divise in 4 categorie: verde, gialla, rossa e blu. Non entro più nel dettaglio perché potrei dire un sacco di baggianate.
Tale era la mia lista di 10 cose utili da sapere quando si inizia a giocare Night Train. Spero che siano effettivamente tornate utili prima di tutto, di non avervi ammorbato troppo con questa presentazione. Se avete altri consigli da aggiungere o delle critiche da muovere, vi invito ad aprire la sezione dei commenti qui sotto. Se avete apprezzato, di lasciare un like, condividere questo video e di iscrivervi al canale. Il solito jazz di YouTube, lo avete capito ormai. Faccio queste guide per offrire un servizio, ci metto parecchie ore, parecchio impegno, perché mi rendo conto che abbiano un'attrazione maggiore di, per esempio, gameplay. Però chissà, magari approcciandomi anche a un pubblico più ampio che apprezza i miei contenuti, posso anche provare a farvi vedere come io me la cavo, tra parentesi spoiler, malissimo, su Elden Ring Night Train. In alternativa potete sempre controllare gli altri miei video, fra cui il Proviamolo. Ciò detto, grazie di aver cliccato sul teschietto del tiranno. Anche oggi, come sempre, tiranno matto out, perché questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.